Não foi? Agora sim. Ciao, Ciao Henrique. come sta? Quindi siamo qua, io a Brasília, nella capitale del Brasile, Henrique a Parigi, dove studia il pianoforte. Henrique è stato il mio allievo a Brasília, nella scuola di musica di Brasília, e adesso parli tu. Sì, studio pianoforte a Parigi, ho 21 anni e adesso io vado a suonare la sonata, Non è la sonata, è la suite. la suite Francesca. No, Ah, francese, suite francese, francese. francese. Ma è bello perché sembra qualcosa così da Francesco di Assisi, no? Una cosa Sì. più religiosa. Quindi tu suonerai l'allemande della suite francese numero 2. Numero 2, sì. Ok, va bene. Ok. Va suonare. Ok, va bene. Ok, la prima cosa, assim, che ti chiedo è il tempo. Non ti sembra così un po', pochettino lento per l'allemande? Sì, sì. Se tu guardare, ci sono dei video nel YouTube che ti fanno addirittura vedere come più o meno si ballava. È certo che sono movimenti così piccoli e niente di grossi come i balli di oggi, ma se tu vedi, chi la sente non pensa così come se fosse una danza. No? E quindi io penso che se tu suoni un pochettino più veloce sarebbe meglio. D'accordo, più Certo. dinamico. Sì, 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 sì. E anche ci sono dei rallentanti che sarebbe meglio fare con il suono e non con il tempo, perché così già è un po' più, già è un po' lento e se lo fai troppo, Ah, sì. questa sensazione del ballo si perde assolutamente. Ok, è una musica per si suonare, no? La idea di un ballo è la sua origine.
che tutte le suite sono basate in balli. E quindi se uno la sente, deve avere questa volontà di ballare, anche se non capiamo bene. Sì, sì, capisco. Cerca un po' di trovare un altro tempo, solo un pochettino, fai dall'inizio. Un pochettino di più. Un po' di più ancora, solo un pochettino. Ok? Non ti sembra meglio questo tempo? Sì, Ok, abbiamo trovato un tempo. Adesso vorrei che tu suonassi la mano sinistra, solo la mano sinistra. Ok? Il tuo basso diventa una cosa così, come se tutto fosse collegato dall'inizio alla fine. E si perde un po' questa nozione del basso continuo, sai, di questa cosa di un accompagnamento di un violoncello, di un contrabbasso, e quello che Bach faceva in tutto. Quindi tu devi staccare un po' e trovare questi elementi di fraseggi che ci sono nella mano sinistra. Hai capito cosa voglio sì, sì, dire? capisco. Sì. Quindi ti faccio vedere un pochettino adesso, suona di nuovo, solo la sinistra. Ok? Senti là. Dó, dó. Non pesare, anche perché già è troppo grave questo secondo dó. E se tu lo pesa troppo, addirittura il tuo soprano, la tua melodia si sparisce un po', perché tu hai un sol e dopo il sol. E non pensare che lui, non lasciare suonare così troppo. Do, do. Se- Ah, sì. Senza pesare. Vedi, Henrique, tu hai trovato un'altra volta questo do, do. Quindi do, do. Nella seconda battuta. Mi fa, re, sol, si, do, do. E lo stacchi, il secondo do, dal do che viene dopo e poi si bemolle. Staccare un do dall'altro lo puoi fare, o puoi fare la legatura di due note, che la Sì. già conosci. Quindi ancora una volta dall'inizio. Ok? Ci sono delle forme che si può fare così, già è un po' meglio che hai cominciato a trovare questi piccoli fraseggi da basso continuo che sentiamo spesso nelle opere di Bach e anche se immaginiamo come se fossero elementi di arco, Sì, sì, c'è un fraseggio e quando tu suoni già alla destra, così quasi tutto il tempo legata.
E anche la sinistra che non si percepisce, Dio santo, che non si capisce un fraseggio da dove partono le note e dove vanno le note. Sì, Quindi deve avere un piccolo fraseggio lì per non essere un sacco di note senza una comprensione. È come se ci fosse veramente un fraseggio sotto che è un po' diverso di quello sopra. Se no diventa tutto collegato, collegato, collegato. Ok, adesso prova a suonare dall'inizio pensando nella tua sinistra. Meglio, no? sì, sì, Bisogna lavorare questo. Dopo tu ti fermerai un po' e penserai come costruire questi piccoli fraseggi, perché ancora un po' tu non sai dove iniziano, dove vanno e bisogna fare in tutta la opera. E vedrai che diventa, che suona un po' meglio anche per la gente che la sente. E un'altra cosa, tutte le volte che c'hai questa nota più grave, ancora una volta dico, il grave già dalla sua esistenza, dalla sua consistenza, già è pesante. Quindi fai pam, pam, e più corto. Lascialo sempre un pochettino più corto per sì, essere ancora più trasparente la d'accordo. sonorità. C'è della gente che lo lascia suonare troppo, ma ruba un po' di lui e così diventa un po' più soft. C'è un fraseggio quasi invisibile, né? Non scritto, ma è visibile, che addirittura i cembalisti lo suonano e addirittura fermano un po' di più che i pianisti. Non c'è bisogno di prendere il tempo, ma bisogna capire questo fraseggio. Vedi questo re nel terzo tempo della seconda battuta? Sì. Ok, questo è il tuo punto di arrivo. E se tu prendi un po', nel quarto tempo della prima battuta, tu prendi un po', fai un po' di rubato, io penso che non dovresti fare, perché così diventa un po' difficile di capire questo re dopo. Va, andremo avanti e cerca di capire questo fraseggio in tutti i terzi tempi, almeno fino alla quarta battuta. Va. Ok, Sì, ma riesci a capire che c'è questo punto di sì, arrivo? adesso sì. È fondamentale perché sennò la tua frase la stai fraseggiando in una certa forma senza questi appoggi diventa un'altra cosa, una cosa più impressionista di quello che capiamo più o meno di Bach.
no? Sì. Nel pianoforte, che già è un strumento finto, no? Finto per la sua musica. No? Dico nel senso, adesso l'ho detto, ma nel senso di che immagini se tu hai una composizione che è stata fatta per, non lo so, per il flauto e la vuoi suonare in un violoncello. Questo già è l'inizio di una bugia. Perché il compositore quando scrive pensando nel suono, in tutte le proprietà di un strumento. Il pianoforte e il clavicembalo, anche se sono strumenti di tastiere, lo sai bene che tutto il suono, tutta la produzione è diversa. Allora, una domanda. Per la pedale, dove posso utilizzare la pedale? Eh, Bene, il pedale, c'è della gente che non suona mai con il pedale, no? La opera di Bach. sì, Io penso che, per esempio, in una situazione come questa, se lo suoni nei punti di appoggio armonico, ma che mai la tua, la tua mano destra, come ho sentito in qualche punto, che c'è quasi che un piccolo arpeggio discendente, re, si bemolle, sol, e tu lo metti un pedale. Quindi pensi, una cantante non ha un pedale. Lei canta, lei produce, ci sono dei armonici, il vibrato, non lo so, ma non ha un pedale. Il pedale sì, è un... è- bisogna pensare in questo principio basico del pedale che è collegare qualcosa a un'altra. Ci sono altre situazioni, ma qua pensi a una cantante, la cantante o il cantante non ha un pedale, sì, c'è quindi la risonanza naturale, lascia sì, esattamente, lascia la melodia il più puro e trasparente possibile. La tonalità di questa è così importante, né? Tu sei un do minore e la seconda parte in sol maggiore. sì, la dominante. Sol maggiore. Quindi c'è un brillo qua che non c'è prima, e anche della tonalità. Io suonerei questo più forte, Un po' più e forte, la sì. prima parte. Sì, un po' più forte, non così estremo perché non è così drammatico, ma bisogna capire questo cambiamento di luce. Sei un do minore che va lì in mi bemolle, poi si arriva nel sol e non c'è il sole, è ancora coperto per le nuvole del tuo do minore, no? Quindi pensa Sì, un po' più incisivo, un po' più di, no, che la prima, radiante. un po' più sonore, addirittura un po' più coraggioso che la prima parte. Ok, ok. Hai aperto un po' troppo il tuo sol maggiore, non c'è bisogno. Pensi che è solo una luce in più, perché sennò diventa anche troppo drammatico, troppo, non drammatico, ma troppo... Non c'è bisogno di tutto questo, no? Eh, Nella ultima battuta della prima parte
questo mi bemolle del tuo contralto. È importante sentirlo, no? Perché dopo c'hai l'ornamento, la risoluzione sul re nel Ah, finale. sì. Quindi Quindi un po' più, lo più senti, forte. non troppo, è sentire. Non stai pensando in lui, pensi un pochettino in lui e suoni solo questa parte dopo per capire questa. Va, suona. Fai attenzione, delle volte queste biscromi, queste figure più rapide, li suoni più veloce, precisione, bisogna avere un po' pa 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 pa. Nella seconda parte ce l'hai tutto lì, la seconda battuta, nell'ultimo tempo della seconda battuta, che tutto lì hai fatto bello, no? Che è tutto in mezzo forte, ma c'è l'ultimo tempo la bemolle e do se la sol fa re bemolle. Se tu riesci a togliere un po' il suono in queste 4 ultime note, normalmente si suona questo re bemolle più sonoro, ma si può fare anche più piano, cambiare l'atmosfera, ma solo se riesci a togliere il suono non così troppo, perché sono solo 4 note, perché sennò diventa un decrescendo Sì, sì. insopportabile. E entri nel re bemolle lì un po' meno sonoro e poi addirittura arpeggiare il si bemolle, il re bemolle di una forma veloce, perché così riesci a fare un tenuto su questa nota senza cambiare il tempo prima nel decrescendo delle note, quindi diventerebbe una cosa troppa. Solo questo, vai. Ok? Adesso hai capito. Sì. Vedrai che è carino. Adesso fai con entrambe le mani, fai l'arpeggio sul re bemolle. Ok. Troppo piano il re bemolle. Ok. Troppo Il re rapido. bemolle il re bemolle, tutto, abbiamo fatto tutto questo per a suonare il re bemolle piano. E tu hai. Sì. Ok. Non prendere il tempo prima, perché se tu fai un rallentamento. Vai. Bello, bello. Ok? E adesso l'unica cosa è, hai suonato il re bemolle e passo là, il più piano possibile, perché così lascia questo re bemolle che è in piano, che abbiamo cambiato, perché normalmente tutti suonano questo forte. Vedrai se ti piace o no dopo che capire, no? Prima bisogna capire. Attenzione, non mettere troppo pedale e per riuscire a fare questo contralto quasi lo suoni un po' più meno legato. Sì. Senza diventare troppo veloce. Precisione. Adesso no, no. Pensi in Chopin, pensi in levezza, perché adesso hai fatto un non legato nel contralto e è diventato più forte
Sì, vorrei, pesante. io vorrei che questo fosse un segreto. Un po' più, un po' più, un po' meno legato. Isso, isso. Ma attenzione, non fare troppo forte là sopra per riuscire a fare piano questa voce. Facciamo ancora una volta, vediamo se la memoria funziona. Facciamo ancora la seconda battuta e vai avanti. Isso. Hai visto che hai cominciato a rallentare. Sì, Mantieni il c'è la tuo seconda tempo battuta, tutto mezzo piano, mezzo forte. senza rallentare nulla e nel quarto tempo, quando inizia il Do, comincia a fare questo decrescendo senza cambiare il tempo, senza rallentando. E lo arpeggio di Si bemolle veloce con il Re bemolle è che creerà la nozione di tenuto. Perché se tu rallenta con il decrescendo, arriva nel Re e aí diventa una cosa così brega che non lo so neanche come si dice in italiano. Sì. Cafone. Vuoi provare l'ultima volta? Sì. E dopo hai suonato lì il Re bemolle, immagini questo Re bemolle così bello, che sta lì sorvolando e quella voce del contratto, tutti suonano quella voce del contratto forte perché è un elemento tematico. E quello che vorrei fare è calare un po' questa voce in questi passolata ta, 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 solo dopo che iniziamo un'altra cosa. Ok, l'ultima volta? Che... Ok? Ok? Bellissimo. L'unico problema è che quando diventa piano tu cambi il tempo e non c'è la necessità. Mantieni il tempo con queste cose che abbiamo pensato sul suono. L'ultima volta. Ok, benissimo. Mi fa sol la si, la sol fa mi fa. Attenzione, in tutta questa parte qua sta rallentando così a lungo. Sai dov'è? Della battuta 13. Sì. La sol fa mi fa, la ré sol, ré bemolle sol. Stai prendendo. Non c'è la necessità. Pensa che il ballo già... siamo ancora nel ballo. Quindi fai l'espressione, ok, va bene, prendi un pochettino, ma non iniziare la sa fa mi fa la sa ta ti. Non c'è Sì. senso. Allora, ah, ok, va bene. Che lo trovo ancora troppo. La sa fa mi fa la re sol tutta. E vedrà. Pianissimo. Sì. Cerca di fare questa parte qua, tutto in pianissimo. Non fa. No, non prendere. Non c'è bisogno di prendere. Vai in tempo, perché il decrescendo del contralto
in questo compasso, la, sol, la, si, do, fa, la, do, mi, questo decrescendo già creerà per sé solo la bellezza. Quindi lascia l'espressione sul decrescendo e non sul tempo. Lascia come farlo. Quindi una idea sarebbe fare il compasso 14, che è questo Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Si, pianissimo. Il terzo tempo potresti fare piano, il quarto tempo, nel quarto tempo addirittura cresce un pochettino, ma ritorni in piano nella battuta 15. E dopo di quello puoi crescere un po' sulla destra, ma sono idee. Mi fa solare. Fai questo in più. È un'idea, non che devi fare così, ma a me piace. Hai fatto la battuta 13, la do mi, mi fa solare. Il più usi l'una quarta qua. Sì. Togli l'una quarta nel terzo tempo. Non prendere il tempo, delle volte con il basso del tuo basso per la prima parte è lo stesso qua. Tutto il fraseggio qua è un po' perso così, tu non sai dove fraseggiare il basso ancora. Dopo ti spedisco questo, così lo guardi. Quello che ce l'ho qua è una revisione magari, che ho fatto io. Perché già è un pochettino così lungo, magari dopo guardi tutto questo, rifletti un po' e chissà, mi sento tu adesso stavi suonando un programma completamente diverso per il concorso internazionale che farai e quindi questo è un pezzo che abbiamo scelto che tu hai suonato un pochettino, che già lo avevi lasciato, perché così la gente capisce anche che stai così un pochettino lontano da questo brano. Oh. Hai un'altra cosa che non hai detto il nome del tuo insegnante, perché così la gente sa. Tu studi nelle scuole di musica di Parigi, no? E come si chiama il tuo insegnante? Sì, il mio insegnante Gigla Cacciarava, Che è russo. insegnante russo, sì. Russo, no? Finiamo qua la lezione e ti chiamo in privato dopo. Ciao ciao.